Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, bentornati sul canale. Mi vedete con una maglietta diversa rispetto all'ultimo video perché l'ultimo video l'ho girato venerdì 29 settembre. Ho montato il video venerdì notte, un po' anche sabato mattina e l'ho pubblicato sabato sera. Oggi siamo domenica 1 ottobre e spero di pubblicare questo video lunedì 2 ottobre. Tutto questo pippone per dirvi che siamo quasi in tempo reale. Ma a parte questo dettaglio, partiamo subito sparati con la preparazione 2.0. Prima però voglio rispondere a alcuni commenti, alcune curiosità che mi avete scritto sotto nei commenti dell'ultimo video. Prima curiosità: quando ingombrano queste valigie? Metro alla mano nel vero senso della parola perché è lungo un metro. Pacchettino di Amazon appena arrivato, lo apriamo anche in diretta che ci dovrebbe essere qualcosa per la moto. Esatto, compressore, video pippone in arrivo e custode del compressore, ma a noi interessa un pezzettino di cartone. Questo ragazzi è un metro e abbiamo ancora qualcosina. Cambiamo metro. Per arrotondare possiamo dire 1,05 m. Ora tolgo le valigie della Mytec e con lo stesso meccanismo super tecnologico andiamo a misurare l'ingombro delle valigie originali BMW. Ah, seconda domanda, prima di smontarle mi avete chiesto se con un bauletto così capiente i coperchi delle valigie laterali si aprono. Con questo bauletto da 58 litri, se vado ad aprire la valigia laterale, succede questo, il coperchio va a sbattere. Come devo fare allora per aprire il coperchio della valigia laterale? Dobbiamo sganciare da entrambe le parti, il coperchio si solleva e possiamo toglierlo. Il coperchio è agganciato da questo cavo in acciaio che serve da fine corsa che possiamo a sua volta sganciare. Ve lo mostro nel dettaglio. Eccolo qua ragazzi. Se volete aprire il coperchio delle valigie in questa maniera, facendole ruotare senza ogni volta dover sganciare il coperchio, dovete acquistare il bauletto da 44 litri perché il bauletto da 44 litri è più stretto dell'interasse dei coperchi delle valigie stesse. Altra domanda, mi avete chiesto se dal foro del meccanismo che blocca la valigia entra acqua. Vi garantisco di no, perché nella vite è presente una rondella in plastica che funge da guarnizione e questo stesso meccanismo lo avevo nelle valigie Ride, ci ho fatto la Russia, la Scozia, non è entrata una goccia d'acqua. Altro commento, mi avete scritto che questa vite è un po' tornare al passato rispetto alla classica chiave e questo è verissimo perché questo sistema lo utilizzavano già nel 2010, è altrettanto vero che in meccanica le cose semplici sono quelle che danno meno noia. A parte questo, un altro commento sempre dice che bisogna tenere in considerazione che per togliere la valigia bisogna aprirla, se non utilizzate la sacca, leggermente vuotarla perché appunto il sistema di aggancio si trova all'interno della valigia stessa. Questi originali BMW sono 98,5, praticamente l'ingombro è di 1 cm per lato inferiore, quindi 2 cm totali. Ve le ho messe affiancate per farvi vedere la finitura, in quanto in un commento mi è stato detto che questi originali BMW non sono di ottima fattezza. Qua bisogna dire una cosa, che questi originali BMW hanno un trattamento chiamato anodizzazione, mentre queste Mytec sono verniciate a polvere. L'anodizzazione è un processo elettrochimico che crea una sorta di strato di ossido sopra la superficie. Pensate ai cerchi delle moto, io sulla Super Tenere ho tutti i cerchi macchiati, ma anche qua sul GS, nonostante seminuova, sono macchiati, perché con l'anodizzazione basta un detergente leggermente aggressivo o anche una pioggia leggermente acida che si macchiano, e la stessa cosa succede qua. Non è un discorso che i materiali non sono premium, è un discorso di finitura. Qua invece hanno una vernice a polvere, la vernice a polvere è un po' più resistente della vernice normale, però se guardate la finitura, questa è un po' più grezza, questa è un po' più elegante. Per quanto riguarda il design invece ho detto che è un discorso puramente soggettivo, ora ve le faccio vedere da tutte le angolazioni e poi decidete voi. Vista frontale, vista posteriore. Mettiamole dalla vista della serratura, questa è la serratura e questa è la serratura meccanica. Ultima cosa importantissima, le mettiamo a confronto con il peso con una bilancia con la quale mio fratello pesava sua figlia, ovvero mia nipote. Scusate se è leggermente ingiallita perché ora mia nipote ha 18 anni, però è precisissima. Vamos con il peso, valigia originale BMW non scaricata da 44 litri.
5,96 kg. Valigia non scaricata della Mytek da 48 litri, 6,59 kg. Spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Se ne avete altre fatemele nei commenti. A commento invece che dice: tu Francesco hai cambiato le valigie perché sono state sponsorizzate. Che dire, se io con questo lavoro ho la possibilità di richiedere dei prodotti che io in primis reputo validi a delle aziende, penso che sia interessante vedere un video confronto del genere. Perlomeno a me piacerebbe vederlo, soprattutto al divano di casa. Poi quello che conta, e lo metto al primo posto, che io sia onesto e sincero. Detto questo, se acquistate queste o acquistate queste, a me non cambia nulla. Anzi, con la massima onestà intellettuale vi dico che ho degli amici che utilizzano le Frank Castle, me ne parlano molto bene, ma io non le ho mai avute, quindi non ve ne posso parlare. Detto questo, smonto il portapacchi della moto, passiamo alla preparazione 2.0 e andiamo a aprire due pacchi. Per smontare il portapacchi ci sono queste 4 viti. Come detto nello scorso video, quelle verso l'avantreno sono da 40, quelle verso il posteriore sono da 25. Via il portapacchi. Questa volta l'unboxing è un po' più piccolo. Vediamo cosa c'è qua. Allora, in questo scatolone c'è la nuova sacca della Mytek, che poi vi mostro nel dettaglio, e abbiamo anche la piastra importantissima. Nell'altro c'è il nuovo portapacchi, questa volta con attacco Mytek. Apriamo il portapacchi, dovrebbe essere in questa maniera. Questo è il portapacchi nel dettaglio. Ovviamente questo portapacchi è per la GS, però questa nuova preparazione 2.0 finalmente non riguarda solo i possessori GS Adventure, ma riguarda i possessori di tutte le moto, perlomeno di tutte le moto che in casa Mytek producono gli attacchi. Qua abbiamo la minuteria dedicata con le istruzioni. Dovrebbe essere semplicissima l'installazione. Vediamo le istruzioni. Ok, vamos a installarla. Passiamo di qua, apriamo la piastra. Questa è molto interessante perché ha lo sgancio rapido. La sacca la apriamo alla fine. Tornati sulla moto, le istruzioni sono semplicissime a prova di bimbo. Qua avete la legenda con le viti, spessori, rondelle. Una caratteristica da fare attenzione è che in alcuni punti avete la doppia lettera, quindi GH o CB. Qua spiega benissimo che la serie F della BMW o la serie R. Nel nostro caso dobbiamo guardare la serie R, ovviamente. Via gli spessori originali. Nella parte anteriore, lettera E, sono gli spessori più alti, H20, eccoli qua, tondini in alluminio, diametro 18 H20, ragazzi, semplicissimi da fare a tornio, vanno qua, vanno qua. Nella parte posteriore avete GH, sono questi, H8 sono questi, poi dobbiamo mettere la rondella F, quindi sicuramente l'avranno fatto per allargare la base di appoggio e avere una maggiore superficie. Eccola qua. Poi prepariamo le viti, rondella D, vite C, davanti mettono le viti da 40 come quelle originali e dietro da 35 perché ovviamente hanno gli spessori. Facendo un piccolo recap, queste sono quelle da 40, qua va questa, dietro va questa, va questa. Questi che avanzano sono per la serie F, non per la serie R. Togliamo tutto, prendiamo il portapacchi. Andiamo a posizionarlo, iniziamo a serrare, proviamo a centrarle per fare un lavoro più preciso, basta forzare un po', qua ci siamo. Per serrare le viti di più ci sarebbero gli inserti sempre da 1,5 USAG che a me piacciono tantissimo, indistruttibili, ma quelli che mancano sono in Sud America, quindi questa volta le viti si serrano con queste.
Andiamo a mettere l'adesivo di protezione nella parte anteriore, poi capite il perché. Sarebbe da passare uno sgrassatore, ma è abbastanza pulito. È un adesivo leggermente gommoso che serve appunto per proteggere la vernice. Prendiamo la piastra, ve la giro per farvi vedere l'attacco. Guardate bene la parte sotto. Questo uncino è dove abbiamo messo la protezione adesiva, e questo è il classico attacco proprietario di Mytec che abbiamo in tutte le valigie e in tutti i boletti. Guardatelo bene perché poi vi spiego una cosa molto interessante. Questa si infila qua. Chiave tolta, ora andiamo a scoprirlo nel dettaglio. Lavoro quasi terminato, valigie rimontate, piastra montata. Provo a farvela vedere nel dettaglio anche se la luce non è il massimo. Arriviamo, vista laterale, vista da sopra, vista da sotto nel dettaglio, vista da sopra. Allora ragazzi, forse anche questa sera ce l'abbiamo fatta, come sempre si è fatto notte, ma proviamo a portare a casa un risultato decente. Quello che sto per dirvi è molto interessante, fate attenzione. Questa piastra non è una piastra pensata per il GS Adventure, questa è una piastra pensata per tutte le tipologie di moto, per qualsiasi brand. Quello che dovete fare per la vostra moto è acquistare il supporto dedicato di casa Mytec per agganciare questa piastra. Che significa questo? Ve lo faccio vedere con un esempio. Premendo il tasto rosso potete sganciare la piastra e rimane il supporto dedicato casa Mytec. Dico dedicato perché è dedicato per la vostra moto. Se avete una Kawasaki, se avete una Yamaha, se avete una Guzzi, chiedete in casa Mytec se fanno il portapacchi per la vostra moto. Se lo fanno, potete acquistare la piastra perché la parte sotto è sempre uguale, la piastra è sempre la stessa. Vi faccio vedere questa cosa, forse capite meglio. Intanto la rimettiamo. Sentite questo rumore perché questo è l'attacco chiamato Push and Block. Ci ho fatto un video dedicato quando vi ho parlato delle valigie del Super Tenere. Forse da questo esempio si riesce a capire bene. Questo è il boletto che vi ho fatto vedere nello scorso video con l'attacco GSA, GS Adventure. Questo boletto si ancora sul portapacchi e GS Adventure, ma questo boletto è identico a quest'altro boletto. Sono entrambi da 58 litri, entrambi della Mytec, con l'unica differenza che questo sotto ha l'attacco proprietario Mytec, e se guardate bene questo attacco è lo stesso della piastra. Questo per dirvi che questo boletto si può intercambiare con la piastra. Andiamo a vederlo. Arrivati a questo punto, secondo me è molto interessante valutare se conviene acquistare le valigie con l'attacco GSA o le valigie con l'attacco Mytec. Perché vi sto dicendo questo? Perché se voi acquistate le valigie con l'attacco Mytec e il boletto con l'attacco Mytec, avete fatto un investimento che vi durerà per tutta la vita fino a quando non le distruggete. Perché se cambiate moto, se cambiate brand, se cambiate moto con lo scarico a destra o con lo scarico a sinistra, non cambia nulla perché le valigie sono simmetriche. Quello che dovete fare ogni volta che cambiate moto è solo riacquistare i telaietti e riacquistare il portapacchi, perché le valigie e i boletti sono sempre gli stessi. Mentre in questo caso con l'attacco GSA come ho fatto io, ok che non dovete acquistare i telaietti perché già li avete, ma se domani BMW dice nel 1300 cambio gli attacchi, le valigie che avete, il boletto che avete, non li potete più riutilizzare. Ma questo non vale solo per il Tris Mytec, questo vale anche per il Tris BMW. Quindi dal mio punto di vista questa è una cosa da valutare molto bene perché è un acquisto importante, è un valore importante, sono circa 1500-1600 euro da scontare, ma che appunto potrete riutilizzare per tutta la vita, o perlomeno fino a quando non le distruggete. Io ho optato per queste solo per portarle sul canale, ho avuto la possibilità di prenderle, secondo me molti sono i possessori GS Adventure, volevo mostrare un'alternativa al tris di valigia originale BMW, ma se vi devo dire il mio punto di vista con la massima onestà intellettuale, forse avrei preso l'attacco originale Mytec perché appunto l'investimento è importante e le moto cambiano. Ovviamente quando fate l'ordine richiedete sempre la stessa chiave perché loro vi forniranno tutte le serrature con la stessa chiave. Ho montato anche la borsa per farvi vedere il setup 2.0, quello che onestamente amo, l'ho riempita con quello che trovavo. Non ve ne posso parlare perché ovviamente non la conosco e non l'ho mai utilizzata. Quando l'avrò testata ci farò un video dedicato. Quello che posso dirvi è che esteticamente a me piace molto, il materiale sembra ben fatto, i colori mi piacciono, ha dei dettagli molto interessanti che ora vi mostro da vicino. Un consiglio che sento di dare ai progettisti della Mytec è che questa ha una capacità
capacità di 60 litri, di farne una da 80 litri, ma forse la faranno, sono gli inizi. Ora, tour panoramico per farvi vedere il contesto generale e soprattutto se vi piace questa soluzione, scrivetelo nei commenti se vi piace questa soluzione. Ah, mi stavo quasi per dimenticare, vi voglio far vedere un'altra cosa che è puramente soggettiva. Se guardate il telaglietto, la coda della moto è nero, il portapacchi è nero. Se avessi preso i telaglietti Mytec neri anche quelli, forse nel contesto generale la coda della moto cardano nero sarebbe stato tutto nero. Da quel che vedo mi piace molto. All'inizio pensavo che il portapacchi nero e i telaglietti neri avrebbero stonato con il paramotore grigio, invece ora che guardo questo contesto cardano e telaglietto la moto, nel complesso mi piace veramente molto. Ma ripeto, discorso puramente soggettivo. Ultimo tour panoramico con la luce che se n'è andata, poi ovviamente la vedrete bene nei video del viaggio. Lo spazio della seduta per Sara è molto, questa volta non avrà un poggiaschiena ma si appoggerà sulla sacca. Vediamo come si trova. La borsa nel dettaglio, maniglia in alluminio con serigrafato il logo Mytec, ma una finezza veramente premium. Guardate la fibbia, se sollevate si sgancia ed è magnetica, cioè ragazzi è bellissima. Il materiale non è gommoso, molto importante, perché ve lo dico per esperienza, nelle borse a rollo, se il materiale esterno è gommoso, con il tempo le crepe rovinano il materiale e la borsa non è più stagna. Ovviamente c'è anche la tracolla a disposizione che si ancora nella fibbia laterale. Dall'altro lato è simmetrica, sempre con la scritta con il logo Mytec. Comunque questa borsa non la conosco, bisogna testarla prima di parlarne. Fatemi sapere anche qua cosa ne pensate. Anche stasera ce l'abbiamo fatta, video terminato, sono le 9 di sera. Se non vado a far cena rischio il divorzio, ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda la sacca bisognerebbe parlare anche del peso. Ovviamente rispetto a un boletto che pesa intorno ai 7 kg, la piastra non pesa nulla come la sacca, si risparmiano tranquillamente 5 kg, ma anche qua andremo avanti quando la testeremo. Come sempre spero che il video sia stato piacevole e interessante. Questa notte monto il video, spero di pubblicarlo lunedì sera, quindi domani sera. Per il resto che dire, mi avete fatto una domanda inerente il GS 1003, cosa ne penso? È un po' prematuro rispondere a questa domanda perché per esperienza ho capito che le moto vanno viste dal vero, anche perché quando fanno i video YouTube, soprattutto i brand, cioè fanno dei video spaziali ma della moto non fanno vedere nulla. Io dico sempre fatemi vedere i dettagli, ma loro devono creare dei sogni, quindi va bene così. L'unica cosa che digerisco male sempre dalle foto, quel faro là, onestamente quella posizione non mi fa impazzire. Ovviamente questo è un discorso puramente soggettivo, voi nei commenti potete scrivere quello che volete, se vi piace o non vi piace, però al tempo stesso penso che se quel faro l'avessero fatto i cinesi qualcuno avrebbe calcato la mano, mentre l'ha fatto BMW nel GS, allora si può chiudere un occhio. Ma questo, ripeto, c'è tempo per parlarne. Una cosa che non capisco è che si parla tanto di una moto più votata all'adventuring, quindi un po' più all'off che all'on, ma dal mio punto di vista la geometria di questa moto, soprattutto le sospensioni, il motore così importante che sporge, che va protetto, non è una moto pensata per l'off. Solo che in questo momento c'è un po' la moda e secondo me la loro politica di marketing è un po' spacciarla appunto per una moto più off-road. Ma ripeto, ci sarebbe da parlare per ore, ma per parlare dico sempre bisogna vedere, bisogna testare. Quindi chiudo il video qua, come se non ho detto nulla a riguardo, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo setup. È il setup 2.0, quello che adotteremo, perché fine settimana prossimo spero di partire per il nostro mini tour verso il sud Italia. E niente ragazzi, se vi piacciono questi contenuti iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, se volete supportarmi con un caffè per me è oro colato. Per il resto arriveranno ancora tanti video pipponi, perché secondo me questa moto sembra full optional ma ci sono delle cose che bisogna mettere assolutamente. Come in diversi mi hanno scritto nei commenti, condivido che bisogna installare degli accessori per renderla pronta perlomeno per il nostro modo di viaggiare. Detto questo, ciao ragazzi! C'è qualcuno che viene a darmi una mano a sistemare le cose? Guardate che casino! Say what you gotta say, go like the side.